Salve a tutti e bentornati nel nostro canale YouTube Ricette della Vecchia. Oggi una ricetta della vecchia che faceva nei fine settimana. Arista all'arancia con la pentola a pressione. Vediamo subito gli ingredienti. Un tocco di arista, circa 800 grammi, ci basterà per 2 giorni, per 2 persone. 2 arance con buccia edibile, un limone, un po' di burro, quanto basta, sale e pepe, quanto basta, un bicchierino di cognac, un bicchiere di brodo. Adesso qui possiamo decidere, la vecchia lo faceva con un brodo di dado di funghi, come ho fatto io questa sera, che insaporisce molto il piatto. Per prima cosa sbucciamo l'arancio, facciamo delle listarelle, non utilizzando il bianco dell'arancia perché il bianco che è amaro. E intanto vi spiego cosa dovremo fare con questa buccia. Praticamente metteremo nel frattempo un pentolino con dell'acqua a bollire, faremo bollire un 5-10 minuti le arance. Quando hanno bollito scoleremo la loro acqua, perché è l'acqua che leva l'amaro dell'arancia stessa, faremo bollire dell'altra acqua e le terremo a bagno per una decina di minuti e saranno pronte. Arance sbucciate, eccole qua. Adesso le tagliamo e ne estraiamo il succo con uno spremiagrumi. Spremiamo bene, poi si rompe ma non è un problema. Aggiungiamo anche solo il succo di un limone. Adesso partiamo con la preparazione della carne. Praticamente la dovremmo far rosolare. Perché la dovremmo far rosolare? Perché dovremmo far trattenere tutti i sughi. Quindi la cospargiamo con un po' di burro al volo, una passatina col burro, che questo burro utilizzeremo poi per fare la rosolatura della carne stessa. Solo un passaggio per renderla un po' più morbida, vedete? E adesso dobbiamo fare in modo che la carne trattenga tutti i sughi, quindi la rosoleremo bene in una padella. Facciamo sciogliere il burro, che è lo stesso burro che abbiamo cosparso la carne, già frigge, è bello caldo. Buttiamo la carne. Vedete, adesso abbiamo rosolato la carne su tutti e 4 i lati, quindi l'abbiamo fermata, ossia non rilascerà più i suoi succhi che devono essere trattenuti all'interno per dare sapore a tutto il piatto. Adesso cosa faremo? Faremo il flambé, molta attenzione perché avremo un coperchio di sicurezza che terremo a distanza sopra, perché se oltre a proteggere la cappa, se qualcosa andasse male chiudiamo e il fuoco si spegne. Attenzione, a questo momento si abbassa la fiamma e andiamo con il flambé. Versiamo il cognac, coperchio di sicurezza, fiamma bassa. Avete visto che già si è evaporato il tutto perché la fiamma ha finito. Insaporiamo bene con il cognac tutte le parti, alziamo un po' la fiamma e facciamo evaporare bene il resto. Giriamo per fare insaporire. Mamma mia ragazzi, sentite? Già che odore, mamma mia. Guardate, la carne è fermata, non esce un filo di sangue, non deve uscire niente. Perfetta, guardate la rosolatura, bella dorata. Il primo passo è fatto, semplicissimo. È venuta una rosolatura, un odore, ragazze e ragazzi, una roba che se ne vede mia moglie devo aspettare. Già sarebbe quasi buona così, ma no, che non è buona così e non è cotta dentro, ma ragazzi, ma insomma dai. Adesso la trasferiamo nella pentola a pressione e procediamo con i prossimi passi. Abbiamo trasferito il tocco con il suo sughetto della rosolatura nella pentola a pressione, aggiungiamo un po' di sale fino, poi del pepe, basta, il brodo,
Diamo una insaporitina, mescoliamo, giriamo, non mescoliamo, la mescoliamo, dai ragazzi, giriamo bene, questo un po' non è che è difficile ma è un po' scomodo perché la pentola a pressione è alta, tutti e quattro i lati, e lo mettiamo dal lato dove sta più piano, che è questo, al centro. Accendiamo il fuoco, chiudiamo il coperchio, valvola di sicurezza sempre verso il muro, perché se esplode da là, non esplode nella faccia, insomma. Chiudiamo dal sibilo 25 minuti. Quando ci sarà il sibilo, porteremo la pentola a pressione nel fornello più piccolo con un filo di gas. Da quel momento 25 minuti, 25 minutes, un po' di inglese ci vuole sempre. Meanwhile, Abbiamo bollito per 10 minuti le scorze dell'arance, rimettiamo sull'acqua a bollire e quando bolle spegneremo e butteremo le scorze e le lasceremo un 5 minuti circa. Eccole, tutte pronte. 25 minuti sono passati, andiamo a levare la pressione, valvola di sicurezza abbassata, apriamo, vediamo, c'è rimasto ancora qualcosa, mamma mia, siamo stati fortunati. Giriamo un po', perfetto, non si è attaccato niente, e adesso prenderemo un passino e verseremo il succo delle 2 arance e del limone. Utilizziamo lo stesso passino ove abbiamo scolato le bucce, e la polpa in eccesso non la mettiamo, mescoliamo un po' in modo che il succo vada tutto dentro, sono rimasti qualche pezzetti di semi che non vanno aggiunti, perché con un passino otteniamo il risultato perfetto. Giriamo ancora un po' per far insaporire il tutto, perfetto, richiudiamo la nostra pentola a pressione e dal sibilo faremo cuocere altri 25 minuti, partiamo. meanwhile, Nel frattempo abbiamo preparato le scorze di arancio, le abbiamo tagliate finemente e le aggiungeremo alla fine al sugo. Operazione semplicissima. Un gioco da ragazzi. Sono passati gli altri 25 minuti, il piatto è pronto. Andiamo a levare pressione, valvola di sicurezza libera, apriamo, vediamo se è rimasto qualcosa. Perfetto, trasferiamo la rista su un tagliere. Ecco il nostro amico Nando che tentava di prendere la rista. Nando, ma guarda, riaccendiamo il fuoco un po' basso e aggiungiamo le scorze di arancio, mescoliamo e abbiamo pronto il sughetto che trasferiremo in una terrina. Già un odore, ragazzi, è venuta una bomba. Ho tagliato la rista con un coltello affilatissimo e adesso passiamo alla composizione del piatto. Prendiamo una padella antiaderente, trasferiamo le fette di arista qui, la cottura è perfetta perché trattandosi di carne di maiale deve venire cotta bene, ci mettiamo anche questi stringolini, già mia moglie ne ha mangiato uno, prendiamo un cucchiaio e irroriamo tutto con il sugo che abbiamo ottenuto, una scaldatina a fuoco basso e andiamo a far rapprendere il tutto. Giriamo, facciamo insaporire bene, tutta bella coperta, che andremo leggermente a far restringere, ma leggermente, perché guardate già il sugo è praticamente pronto, sugo bello stretto, pronto. Solo il tempo, ci vuole 50 minuti per la cottura, se no è un gioco da ragazzi. Spegniamo il fuoco, andiamo a sentire com'è venuta. Adesso passiamo all'assaggio. Già qui dall'odore mi devo fare però prima un goccetto perché qui se no divento matto. Prepariamo il palato. Vedete il sughetto? Sentiamo com'è venuta.
una cosa finta. Provate a fare questa ricetta e poi mi direte. A proposito, lasciate dei commenti. Gianluca, sta ricetta te la tiriamo in faccia. Ma oh, ragazzi, ma un attimino, è una bomba. E provatela a fare. È veramente semplice, un po' lunga perché ci sono 50 minuti di cottura, però se vi organizzate bene, per un fine settimana con la famiglia verrà un piatto di cui i vostri familiari e i vostri amici saranno fieri di voi. Vi aspetto alla prossima ricetta e soprattutto, come sempre, 1, 2, 3, ciao!